I meriti di Maradona nello storico primo scudetto del Napoli, vittorioso in un campionato a 16 squadre con 3 punti sulla Juventus e 4 sull'Inter, sono enormi, specie considerando la modesta navigazione della squadra appena 2 campionati prima. Il campione argentino porterà alle casse del Napoli il record di abbonamenti, a livello di quello del Milan, appena rifondato da Berlusconi, e già forte in quella stagione di Tassotti, Maldini, Baresi e di un tornante rifinitore della classe di Donadoni, attuale commissario tecnico della Nazionale. Un Milan che dall'anno successivo, con l'apporto di Gullit e Van Basten, avrebbe segnato un'epoca di duelli e scudetti contesi allo stesso Napoli. Per Maradona, in difficoltà fin dalla prima di ritorno con il Brescia, a causa dei problemi della caviglia che il basco Goicoechea gli aveva spezzato con ferocia a Barcellona, inizierà il calvario di giocare spesso infiltrato di cortisone e di altri medicamenti che il suo compatriota, il dottor Ruben Oliva, suggeriva perché fosse possibile schierarlo sempre in campo, come lo spettacolo e il mercato imponevano. Così il Napoli nel girone di ritorno perderà 2 sole volte. Una con l'Inter, vittoriosa con un gol di Bergomi in una partita che 20 anni fa portò a San Siro 80.000 spettatori e ai botteghini 1.890.000 lire, e l'altra per 3-0 con l'indomito Verona, sempre allenato da Bagnoli, in una partita segnata nella quale Maradona sbagliò anche un rigore. Una sconfitta riscattata solo una settimana dopo a Napoli contro il Milan, in uno stadio che registrò ancora 80.000 presenze e un incasso di 1.863.000.000 di lire, una partita caratterizzata da un gol fantastico di Diego, capace di stoppare in corsa e al volo con il sinistro il pallone e subito dopo con lo stesso piede depositarlo in rete. Una magia che mandò in bambola la mitica difesa rossonera, anche se sulla panchina da una domenica sedeva al posto del vecchio Lidolm il pragmatico Fabio Capello, che anni dopo sarebbe succeduto a Sacchi nella costruzione di un Milan stellare. Con questo tricolore suggestivamente disegnato sugli spalti, i tifosi hanno accolto il Napoli campione d'inverno. Maradona, che in settimana aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per le bizze della sua caviglia sinistra, in campo è stato invece accolto così, e dal 12° è già KO. Bianchi si arrabbia, Diego lascia il terreno di gioco, ma dopo appena 60 secondi, mentre in 10 uomini, il Napoli trova il gol dell'1-0 con un perfetto stacco aereo di Ferraro. La ripresa dal basso giustifica in parte Aliboni, forse accecato dal sole, così come è capitato all'occhio elettronico della telecamera. Il gol ricarica Maradona, che rientra in campo ma zoppica vistosamente. Tutti si chiedono perché non venga sostituito, la risposta la darà lui stesso a partita già vinta. Perché sono un testa dura, perché veramente volevo giocare ogni partita, purtroppo ho dovuto uscire, però si vede che il Napoli non dipende solo da Maradona, perché siamo una squadra forte, abbiamo vinto questa partita meritatissima. Il Napoli comanda il gioco, su tiro di Romano deviato un palo salva Aliboni ed un difensore respinge poi la ribattuta a rete di Giordano. Al 28° il Brescia si affaccia per la prima volta nell'area azzurra con un colpo di testa di Gritti che si perde di poco sul fondo. Nella ripresa il Napoli riparte deciso a chiudere il match. Bagni reclama invano per questo contrasto in area, per Coppetelli è tutto regolare. Gli azzurri insistono e Carnevale chiama Aliboni ad una difficile respinta volante. Ma in campo c'è anche il Brescia e dall'8° soltanto una prodezza di Garella nega il gol del pareggio a Sacchetti. L'1-1 arriva però ugualmente al 10°. Rapido il contropiede, preciso il cross basso di Becalossi per Branco, che da pochi metri non sbaglia. Bianchi sostituisce Bruscolotti con Muro, riprende l'assalto del Napoli, che sembra però essere frenato definitivamente al 17° dal forfait di Maradona, che
che si arrende ad un'entrata di Chiodini, abbandonando il terreno di gioco in lacrime. Mi ha detto non l'ho voluto fare apposta, ma il calcio è così, purtroppo c'è giocatore per fare gol, gli altri che distruggono il calcio, purtroppo questo ragazzo è uno di quelli. Bianchi manda in campo Caffarelli. Da uno scambio fra il numero 16 e De Napoli nasce il rigore decretato da Coppetelli dopo neppure 2 minuti, mentre il Maradona viene portato a braccia negli spogliatoi. Impeccabile l'esecuzione di Giordano. Esplode la gioia di Ferlaino, ma non è una bella domenica per tutti i presidenti. Quello del Brescia è addirittura furibondo. No, io non credo assolutamente che ci fosse il rigore nel momento in cui è stato fischiato. Naturalmente possono esserci dei condizionamenti psicologici, la platea del San Paolo è una grandissima platea, in pratica, ecco, forse il signor Coppetelli, che secondo me ha arbitrato benissimo fino a quel momento, in quel momento si è lasciato condizionare, mi spiace moltissimo veramente. L'ultimo quarto d'ora regala emozioni a raffica. Giorgi manda in campo altre 2 punte, De Martino e De Giorgis, richiamando in panchina Branco e Beccalossi. Al 90esimo il thrilling di una punizione dal limite sembra eccessivo a Ferlaino, che preferisce non vedere. Peccato, perché è un'autentica prodezza quella di Garella, che nega al Brescia il gol del 2-2. Cara Caviglia, come stai? Inutile nasconderlo, l'Udinese un po' ci sperava nella caviglia malandata di Diego Armando e dei possibili riflessi fisici e psicologici delle tensioni accumulate dal giocatore negli ultimi giorni. Figurarsi, Maradona ha risposto con una partita capolavoro nella cornice di un Napoli da primato, in cui assieme all'argentino hanno brillato vari elementi, primo fra tutti Romano. Il Napoli è sceso in campo per vincere la partita, lo si è capito subito. Bianchi, che non poteva disporre di Giordano, ha schierato Carnevale e Caffarelli insieme e ha mandato Maradona a giocare avanzatissimo. Nella fase centrale del primo tempo, nel giro di 5 minuti, si è capito che per l'Udinese non c'era scampo. Questo è stato il primo grosso campanello d'allarme. Subito dopo, lo stesso Maradona si è incaricato di cercare il gol e Abate appena ci è arrivato. Una manciata di secondi più tardi arriva il rigore. Guardate come gioca il Napoli. Il duetto è tra Caffarelli e il sinistro di Maradona, con l'inserimento di Edinho con il terzo incomodo in piena area di rigore. Bergomo non ha dubbi e Maradona trasforma alla sua maniera. Pallone da una parte, portiere dalla parte opposta. Esulta la tifoseria partenopea giunta a Udine dopo 14 ore di treno. L'Udinese non riesce ad accendere la luce e subisce il secondo gol alla fine del tempo. Protestano i bianconeri per un presunto fallo su Chierico nel momento in cui l'azione ha inizio a centrocampo. Il 2 Romano-Maradona ci mette pochissimo ad andare in gol. Esulta il campione del mondo, al rallentatore il tocco giusto al momento giusto. Vi mostriamo anche il terzo gol del Napoli giunto allo scadere della partita. Lo segna un centrocampista de Napoli a coronare la maiuscola prova di tutto il centrocampo partenopeo. L'azione dimostra come il Napoli abbia spesso affondato il coltello nel burro. A questo punto, quanto vale il campionato dell'Udinese? La speranza è sempre l'ultima a morire, ma la strada inesorabilmente si accorcia. L'Udinese oggi ha in parte deluso perché, contrariamente al suo solito, non ha combattuto, o forse è stato il Napoli a impedire ai friulani di svolgere il proprio gioco. La squadra è parsa costantemente in soggezione e in affanno e in rarissime occasioni si è resa veramente pericolosa. Forse ci si aspettava la classica prova della provinciale contro una squadra di rango, invece la grinta e la voglia di vincere erano tutte oggi dalla parte del più forte. Ma credo che il Napoli ha fatto
una grandissima prestazione e la mia caviglia è stato bene perché tutto il Napoli ha giocato benissimo e mi ha fatto giocare bene a me. Oggi Maradona giocava di punta proprio. Sì, perché volevamo vincere questa partita. Sapevamo che era un campo difficile questo dell'Udinese, però noi stiamo pensando in continuare a vincere le partite, per questo questa partita vincerla era troppo importante per noi. La vostra meta quindi è lo scudetto? Sì, ancora non si può parlare da scudetto, però vincendo così ogni partita ci avviciniamo. La squadra ha giocato qualche volta a tratti così, ma globalmente mi pare che non sia stata l'Udinese delle migliori giornate. Secondo lei perché? Sentiva troppo la partita? Per me per un fatto molto semplice, che il Napoli ci è stato superiore, ha giocato meglio di noi e ci ha dominato, basta, solo questo, e per il resto mi pare che ci sia poco da dire. Maradona, il derby, lo è andato a vedere in Range Rover, ma prima di accomodarsi in tribuna, di rigore, in veste di capitano, la visita negli spogliatoi. Ma Diego ci è stato molto vicino, soprattutto ci ha caricato come sempre, sapevamo dell'importanza di questa partita e difatti se ne abbiamo risentito nel primo tempo. Poi, con la sua compagna, Diego in tribuna tra la folla, occhi al campo e orecchi per le inseguitrici. Il derby perde un protagonista ma guadagna un primato di presenze, addirittura 11 i calciatori campani in campo. La maglia di Diego è sulle spalle di Muro. La maglia numero 10 pesa, Muro? Sì, molto, anche perché poi è da un grande calciatore, ecco. Oggi non l'ho stato io per solo una giornata. Domenica la do volentieri a lui. L'Avellino è decimato, più del Napoli, ha uomini contati e quindi rinuncia al gioco. Pensa solo a difendersi e a guadagnare un possibile 0-0. Per tutto il primo tempo ci riesce, gioca d'anticipo, opera un forsennato pressing e cerca in tutti i modi di fermare i determinati napoletani. Poi perde anche Dirseu, ma non rinuncia al gioco maschio, rinserrandosi nella propria area dove dentro e fuori accade di tutto, proprio di tutto. Si susseguono le ammonizioni, ma il risultato non cambia, neppure con Bagni spinto in avanti, quasi a sostituire Diego con licenza di tirare a rete. Di Leo si trasforma in libero e guardate cosa è costretto a fare pur di non prendere gol. Garella guarda quasi divertito. L'unica volta che l'Avellino riesce a rompere l'assedio azzurro, la mezza rovesciata di Schachner non trova pronto Casale. Il tecnico brasiliano non è proprio felice, forse perché già prevede cosa potrà accadere nei secondi 45 minuti, che puntualmente trasformano il Napoli. Esce anche Benedetti e debutta in Serie A il 17enne Cerbone da Pomigliano d'Arco. Il gol, come si dice, è nell'aria ed è lo stesso Bagni, che si era fatto stoppare il pallone dal dinamico di Leo, a fare capitolare la difesa irpina. Esulta naturalmente il nazionale, esultano i suoi compagni, gioisce in tribuna Maradona, che il nostro operatore è andato a cercare con lo zoom. 1-0 quindi e tutto è perduto, pensa Ferroni. Forse dimentica che, già ammonito, potrebbe essere espulso. Cartellino rosso e si gioca in 10. Straripa il Napoli e giocano tutti bene, da Volpicina a Muro a Caffarelli a Renica, che recita un ruolo quasi inedito, sostituito estemporaneamente da Ferrario a libero. L'unica parata di Garella è questa, quasi un invito ad esibirsi in presa aerea, plasticamente. La gentilezza è di Schachner. De Napoli vorrebbe segnare il gol dell'ex, ma Di Leo cerca in tutte le maniere di vanificare il suo disegno. Ed allora lo punisce Carnevale, che segnerà una doppietta come contro l'Empoli. Sempre più libero Di Leo, sempre più pressante il Napoli, che con Muro costruisce la palla d'oro per il centravanti azzurro. Potrebbe segnare altri 3 gol la squadra di bianchi, ma guardate come manca le occasioni. Una prima volta così e una seconda volta in quest'altra maniera. Tra Bagni e Amodio c'è un dialogo espressivo, amichevole, molto amichevole.
siamo nel cuore del tifo napoletano, sono i cosiddetti ultras. No, della curva. La curva. E che cosa provate a essere qui a fare il tifo per il Napoli in questa curva che è un po' della Juventus, no? È un'emozione che noi ogni anno veniamo, facciamo i sacrifici per il Napoli, è un'emozione che proviamo, una cosa che... Siamo troppo felici, siamo felicissimi. Il Napoli non ha mai il primo posto, non abbiamo provato queste cose che stiamo provando adesso. Ci sentiamo Torino è una città con 12.000 abitanti che sono nati a Napoli. Ci sentiamo e poi siete a casa qui a Torino. Sì, ci sentiamo a Napoli proprio. Anche i tifosi del Torino per noi sono amici nostri. Qualunque trasferta che ci siamo fatti, ci siamo sentiti sempre a Napoli. A Torino il Napoli consegna la sua seconda tesi di laurea sulla strada dello scudetto, dopo quella di novembre a spese della Juventus. In particolare Bianchi, che sembra rubare la mimica a Trapattoni, conquista l'Oscar della strategia con una impostazione tatticamente esemplare. I partenopei illustrano subito il loro spirito aggressivo con una incornata di Bagni su corner di Caffarelli. L'azzurro è il trascinatore di un complesso autoritario che con Maradona avanzatissimo, Carnevale apre i varchi e Caffarelli in appoggio vieta ai Granata di scoprirsi. Su azione Maradona-Caffarelli, De Napoli fallisce una occasione troppo ghiotta per essere sprecata. Le difese danno l'impressione di prevalere sui rispettivi attacchi, con Zaccarelli Ferri da una parte e Ferrara Bruscolotti dall'altra in evidenza. Ma Maradona, seppure pedinato ostinatamente da Ferri, ha in serbo i soliti numeri di prestigiatore. Il Torino replica a folate e la coppia Dossena Junior, con Kift ancora sottotono, non brilla come in altre circostanze. Su traversone dello stesso Dossena, Francini minaccia Garella. Anche nella ripresa il Napoli comincia con intenzioni bellicose. Maradona gioca forse meno palloni del solito, ma i suoi assist rappresentano un pericolo costante, come questo a beneficio di Carnevale. Il Torino aumenta il ritmo, ma trova dinanzi a sé una retroguardia efficacissima. Lo 0-0 sembra di minuto in minuto il verdetto più logico, e l'arbitro Magni pare preannunciarlo con salomonici sorrisi. Il Napoli, tuttavia, è vivo e vegeto, come dimostra questa punizione di Renica. La fascia a destra del centrocampo del Torino è terra di nessuno e Comi deve improvvisarsi tornante per contenere Bagni e compagni. Bianchi inserisce Giordano per Caffarelli, in modo da limitare gli sganciamenti di Francini, e inventa così la mossa decisiva, quella che grazie alla prodezza dell'attaccante proietta la classe partenopea in paradiso. Diego, ti ho visto rientrare negli spogliatoi estremamente felice, forse lo scudetto è lì. No, io non penso proprio nello scudetto, soltanto abbiamo vinto una partita importantissima, volevamo vincerla perché sapevamo che l'Inter giocava a Roma, che poteva perdere, e così era 2 punti in più che staccavamo dell'Inter, però non è che abbiamo vinto niente. Nel girone di andata la trasferta di Torino fu fondamentale, una vera e propria svolta per il Napoli. Bianchi, questa trasferta nuovamente a Torino può rappresentare una svolta per il campionato nel girone di ritorno? Ma è una trasferta importante, noi temevamo moltissimo questa trasferta, abbiamo ottenuto il massimo e non è nessuna svolta, è solo una tappa importante. I sogni dell'Inter vanno in fumo al gol di Virdis. I napoletani esultano e celebrano un singolare funerale. I protagonisti sono più sereni. Luca Moreno, bisognerebbe parlare di questo pareggio così, ma bisognerebbe parlare anche della partita che è stata molto bella. Il pareggio vista stretto? No, diciamo che il pareggio può essere anche il risultato giusto. Loro dopo il vantaggio hanno avuto anche una grossissima occasione. Poi una volta pareggiate la partita, diciamo che loro hanno avuto le occasioni, noi alla fine credo che il pareggio sia giusto.
Ferrario interpreta così il mezzo passo falso del Napoli, ma nessuno drammatizza, anche perché alla resa dei conti è stata una giornata favorevole agli azzurri e tra le pieghe della partita vengono fuori dati interessanti. Maradona segna il suo 200° gol in 11 campionati e Renica diventa sempre più autorevole, così se Bagni e Romano non sono in giornata sì, lui e Ferrara risolvono la partita. Renica perché propizia il gol dell'argentino, oltre ad essere sempre presente in difesa. Ferrara perché annulla Vialli e taglia le ali alla Samp, che di occasioni come questa ne supera più d'una. Il Napoli potrebbe rispondere, ed avrebbe ragione, che di palle gol ne ha create altrettante e che un grande Bistazzoni ha neutralizzato da par suo ogni possibile insidia. È mancato anche Cerezo ai blucerchiati, almeno nel primo tempo, quando a marcarlo era stato De Napoli. Ma quel diavolo di Salzano, che Bruscolotti ha faticato a controllare finché è stato in campo, ha creato gran gioco e suggerimenti validi. Dunque prima o poi questo gol poteva anche maturare, ed è maturato prima di quanto prevedessero loro stessi i sampdoriani, rapidi in questa triangolazione per Lorenzo. È il momento della Samp, cui l'euforia dell'insperato successo momentaneo mette le ali ai piedi dei suoi giocatori, anzi ai contropiedi, che Lorenzo però, come Paganini, non onora con il bis. Come si dice, gol mancato, gol subito? Ed ecco subito applicata da Maradona la regola. L'assist è di Renica, troppo dimenticato, da chi sui taccuini ha il dovere di segnare i nomi dei giocatori migliori del campionato per le squadre nazionali. In mancanza lo facciamo noi. Il tourbillon delle sostituzioni avviene nella ripresa. Bianchi lascia negli spogliatoi Bruscolotti a beneficio di Volpicina e quando uscirà Bagni, che chiede riposo, le marcature cambiano ancora. De Napoli va su Salzano, Romano su Fusi e Cerezo viene preso in consegna da Sola. Volpicina opera sulla fascia e lo insegue pari. Bistazzoni però continua a giganteggiare, fa mordere le mani a Giordano, che poteva centrare il suo gol 101 della serie su punizione. E fa disperare Caffarelli per un altro intervento tempestivo. E poi ancora Romano. Gli azzurri premono e riescono anche a manovrare con piacevolezza, ma c'è sempre qualcuno a sbarrare la via del gol. La partita diventa sempre più aperta alla ricerca da ambo le parti della rete vincente ed il pubblico non si dispera più di tanto perché dagli altoparlanti apprende della vittoria del Milan ad opera di Virdis. Chi si arrabbia è solo Boskov, che non accetta il recupero di 2 minuti. Agnolin gli risponde che l'orologio che conta è solo il suo. Dunque tutto sommato credo che abbiate guadagnato qualche cosa in classifica, naturalmente nei confronti dell'Inter sicuramente. Forse un piccolo vantaggio oggi l'abbiamo avuto perché prima avevamo l'Inter a 4 punti e dovevamo andare a San Siro, invece adesso abbiamo la Juventus e la Juventus deve venire qui a San Paolo. Allora come dire che la Juventus è meglio come avversaria per voi, meglio nel senso che la preferite l'Inter? Ma la Juve mi sembra che ha dei scontri diretti un pochino più difficili perché prima di venire qui al San Paolo deve andare a San Siro. Cosa non ha funzionato oggi, Giordano? Ma loro forse stanno un pochino meglio, noi abbiamo accusato qualche momentaccio, loro sono stati bravi a approfittarne, però abbiamo avuto così il carattere di abbiamo reagito e per fortuna è andata bene. Sì, sono passato del normale perché sempre facevamo 2 punti e oggi ho fatto 3. No, nel secondo tempo una palla che la colpisco di testa e Pellegrini veniva per rinviare, è stato un calcio senza volere perché lui andava alla palla, io l'ho anticipato e niente perché si può succedere in una partita questo. Mancano pochi minuti all'inizio di Atalanta-Napoli, andiamo a trovare l'arbitro Bergamo che dirigerà l'incontro. Vediamo.